Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi vi spiegherò come funziona l'orario in italiano. In questo episodio vi insegnerò come chiedere l'ora e le varie espressioni che si possono utilizzare. Vi riporterò tutte le espressioni che sentirete nella descrizione di questo episodio. Dateci un'occhiata. Renderà la comprensione più facile. Iniziamo con l'episodio di oggi. Dovete sapere che in italiano abbiamo due espressioni principali per conoscere l'ora. Queste due espressioni sono che ora è? Oppure che ore sono? Entrambe le forme sono corrette. Mentre se dobbiamo rispondere a queste domande dovrete usare una formula ben precisa. Sono le. Esempio, sono le 2. Sono le 7. E così via. Attenzione però, sono presenti due eccezioni in cui non possiamo usare la formula. Sono le. Se vogliamo indicare che è mezzogiorno, mezzanotte o l'una, dobbiamo usare è. Esempi: è l'una, è mezzogiorno, è mezzanotte. In italiano ci sono due modi principali per dire l'ora. Il primo è quello delle 24 ore, in cui usiamo i numeri da 1 a 24, seguiti dai minuti. Esempi: sono le 8:50. Sono le 17:35. Sono le 21:15. E così via. L'altro modo è quello delle 12 ore, in cui usiamo i numeri da 1 a 12 e, se necessario, specifichiamo se si tratta di mattina, di pomeriggio, di sera o di notte. Esempi: sono le 8:10 di mattina. Sono le 3:25 di notte. Sono le 9 di sera. E così via. Un'altra particolarità nel pronunciare l'ora la si ha nel momento in cui bisogna pronunciare i minuti. Sentite un esempio. Sono le 8:15. In italiano possiamo anche dire sono le 8:15. Vuol dire la stessa cosa. Quando la lancetta dei minuti è sul numero 3, possiamo utilizzare l'espressione e un quarto invece di e 15. Facciamo
un altro esempio. Sono le 9:30. Possiamo anche dire sono le 9:30. Quando la lancetta dei minuti è sul numero 6, possiamo usare l'espressione e mezza invece di e 30. Un altro caso particolare che voglio spiegarvi è quando, a partire da 40 minuti, possiamo utilizzare il numero dell'ora seguente più la parola meno ed il numero dei minuti mancanti all'ora seguente. Ad esempio, sono le 5:40. Noi possiamo anche dire sono le 6:20. Altro esempio, sono le 6:55. Noi possiamo anche dire sono le 7:05. Sono le 10:45. Possiamo anche dire sono le 11:15. Fate attenzione però, perché queste formule e un quarto, e mezza, meno, tendiamo ad usarle soltanto con il sistema delle 12 ore. Questo sistema è un po' più complesso. Io ho voluto spiegarvelo ugualmente. Sentitevi liberi di utilizzare il metodo che preferite, quello più semplice per voi. Personalmente, vi suggerisco di utilizzare il metodo classico, cioè quello di pronunciare l'ora e i minuti esatti. Siamo giunti alla conclusione di questo breve episodio su come si pronunciano le ore in italiano. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Spero che l'episodio vi sia stato utile. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella, così da non perdervi nessun episodio. Il link lo trovate in descrizione. Come sempre, lasciatemi una recensione e una valutazione su Apple Podcast. Bene, non mi resta che salutarvi ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.